Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Insomma io sono ancora in viaggio, però oggi c'è stata un'amichevole e un'amichevole vera quantomeno per i primi 60 minuti dove la Juventus ha giocato con quella che per me sarà poi l'11 titolare se non si sblocca il mercato contro il Parma alla prima di campionato. Però insomma prima di iniziare a parlare dell'amichevole mi raccomando iscrivetevi al canale, vi ricordo che è gratuito, però mi aiuta tantissimo, lasciate un mi piace ma soprattutto commentate qua sotto perché sono davvero curioso e ci tengo a confrontarmi con voi anche per capire un po' qual è la temperatura di altri tifosi come me in questo momento in cui questo mercato chiaramente non ci sta portando tantissime gioie. Comunque parliamo un po' della partita. La formazione secondo me, ripeto, è un po' quella che mi aspetto di vedere contro il Parma, a meno che, e spero di sì, non ci siano nuovi innesti, anche perché come vi ho detto a mio parere il mercato della Juventus si accenderà dopo Ferragosto, quando più squadre avranno bisogno insomma di vendere, perché la finestra di mercato si sta chiudendo e qualcuno insomma rimarrà un po' lì al palo. Speriamo di non essere noi. Comunque partiamo con Di Gregorio in porta, centrale Bremer, sempre bello rivederlo insomma in campo, a sinistra Kelly, a destra Piercalulu, i due centrali insomma di centrocampo come al solito, ormai la coppia oleata Locatelli e Thuram, a sinistra Cambiasso, a destra il nuovo acquisto Joao Mario e poi il Diz con Sessao a supporto di Jonathan David. Tra l'altro questa è un po' la formazione, ma in realtà poi il modulo durante la partita ha abbastanza fluttuato, perché abbiamo visto un David che molto spesso è venuto a prendersi i palloni molto basso, è un giocatore molto più di raccordo rispetto a Dusan Vlahovic e soprattutto ha una tecnica chiaramente superiore rispetto all'attaccante serbo a mio parere. E poi anche il Diz è stato molto mobile, in alcune situazioni ha proprio svariato un po' in tutta la zona del campo da sinistra a destra e poi è andato a aiutare anche lui spesso insomma David si è un po' più alzato, quasi come se avessimo due punte invece che una in alcuni momenti. Comunque parliamo un po' della partita. I primi 20 minuti sono stati molto difficili da parte della Juventus. Abbiamo visto un Borussia che chiaramente anche in condizione migliore, non ha fatto mondiale per club e poi il campionato inizia a veramente breve per loro, avevano una marcia in più, poi comunque insomma è anche normale aspettarsi diciamo una partenza un po' più lenta alla Juventus, visto che viene da questo ritiro a Herzogenaurach dove sappiamo che c'è una grandissima intensità. Abbiamo anche, vedete qua, il gatto del campeggio che è venuto a salutarci. Comunque sì, c'è quel discorso della preparazione che sicuramente ha un po' frenato la Juventus all'inizio, però la Juventus ha fatto veramente molta fatica, ha sbagliato tanti passaggi, a un certo momento aveva il 30% di possesso palla e si è trovata in quella situazione dove mi ha ricordato un po' la Juventus stile Thiago Motta che non volevo rivedere. Comunque è in questi 20 minuti in cui la Juventus non sta giocando bene che in realtà trova il vantaggio con Cambiasso, con una bellissima azione tra l'altro della Juventus, è un po' sorpresa di tutti, ma è un vantaggio anche se in realtà poi nel proseguo della partita, soprattutto nel primo tempo, dopo i primi 20 minuti la Juventus prende le misure al Borussia e inizia un po' a prendere in mano di più il pallino del gioco, anche grazie a Khéphren Thuram che è un giocatore molto importante per noi e lo si vede perché fino a quando non scoppia, cioè nel secondo tempo, è un calciatore che può fare la differenza dal punto di vista fisico e anche proprio dal punto di vista dell'impostazione, perché ha impostato parecchio. Ho visto Locatelli che ha impostato meno del solito oggi, ha avuto molto più difficoltà a mantenere il pallone, secondo me invece Thuram ha preso un po' in mano quello che è stato il centrocampo. Joao Mario ha iniziato un po' così in maniera evanescente, però pian pianino poi ha iniziato a fare anche delle cose positive. Abbiamo faticato un po' di più su quella alla destra con Sessao e Joao Mario, dove secondo me sono una coppia un po' leggerina entrambi e tendono un po' ad avere molto quel dribbling continuo dove secondo me può creare delle situazioni anche rischiose, soprattutto se il primo dribbling viene sbagliato. Invece sulla sinistra Cambiasso ha fatto una buona partita. Ragazzi, noi l'anno scorso Cambiasso da novembre praticamente non l'abbiamo più visto, è un altro calciatore che ci è mancato parecchio. Chiaramente Bremer è stato il primo a cui pensiamo e siamo contentissimi che sia tornato e si vede insomma che sta prendendo anche un po' più di passo e anche un po' più di confidenza con alcuni contrasti, tanti anticipi, ha giocato molto bene, tra l'altro aveva un cliente anche complesso come Guirassy, però insomma Cambiasso non l'abbiamo mai avuto, quindi questa doppietta ci fa ben sperare, spero comunque che sia solo un piccolo assaggio di quello che poi Andrea potrà fare in questo nuovo campionato. Poi parliamo un po' di quello che succede là davanti. Allora il Diz secondo me sembra un calciatore che insomma quando entrerà
completamente in forma dopo questi carichi di lavoro farà tanta differenza, e mi aspetto tanto da Kenan quest'anno, perché lo si vede, ha comunque, come sempre diciamo, quel tocco di palla completamente diverso dagli altri, ma poi sono stato anche positivamente, è chiaro, solo la prima uscita, quindi piedi per terra, però mi è piaciuto parecchio l'atteggiamento e la tipologia di gioco che può offrire Jonathan David, perché è un calciatore completamente diverso da Dusan Vlahovic, è un giocatore molto meno statico, un calciatore che viene a prendersi il pallone spesso e volentieri, ma poi tra l'altro quando se lo viene a prendere sa anche cosa farci, che questa non è una cosa da sottovalutare, e insomma penso che il fatto che sia un giocatore così associativo funzioni molto bene in quelli che sono gli schemi e le idee di gioco che ha Igor Tudor. Si sono visti buoni spunti, perché anche il secondo gol, se pensate all'azione da Juventus, che è un'azione molto ma molto bella, dove mi sembra sia partita da forse João Mario sulla destra, sì, che fa un bellissimo lavoro, salta un paio di uomini, sappiamo che ha sicuramente gamba João Mario, e però lì si vede l'intelligenza dell'attaccante, come Jonathan David, che non è solo un attaccante che vuole sempre segnare, ma fa un passaggio molto intelligente sulla sinistra per il Diz, che poi vede l'inserimento di Cambiasso, e Cambiasso fa un gol molto molto bello sotto l'incrocio dei pali. E quindi credo che questa sia un po' diciamo l'immagine e un po' il riassunto di quella che è stata la partita, anche perché poi al 60esimo insomma entrano un po' tutti gli altri, tutti quelli che si erano seduti in panchina, come ho detto un po' all'inizio del video, e insomma non c'è molto da descrivere poi in quello che succede negli ultimi 30 minuti. Ci sono tanti calciatori, ragazzi, che io non posso in questo momento considerare da Juventus, e vedo ancora un Kob Meiners che, poverino, è veramente in difficoltà fisica, ma soprattutto è un giocatore che ha poca personalità, nel senso, per assurdo avete visto un paio di situazioni in cui Douglas Luiz tiene palla in mezzo a 3-4 calciatori al limite della nostra area di rigore, non perde il pallone, invece Kob Meiners fa fatica a fare anche passaggi abbastanza semplici, solo in un paio di situazioni recupera un paio di palloni interessanti, ma veramente troppo poco per un calciatore pagato comunque 60 milioni. Vabbè, il Borussia poi verso la fine accorcia le distanze, in porta c'era anche Pinsoglio che comunque si è comportato bene come fa al solito, e poi abbiamo visto anche Rugani che in realtà ha giocato una buona partita quegli ultimi 30-40 minuti. Chiaramente il gol è un po' anche colpa sua, visto che era lui quello che mancava a Brandt, mi sembra, però insomma io credo che avere un calciatore in questo momento come Rugani disponibile sarebbe da tenere, e tenerselo proprio stretto, anche perché sarebbe senza senso andare a acquistare un calciatore, vendere un calciatore come lui per poi andare a prendere un altro, non avrebbe proprio senso assoluto. Comunque la Juventus fa vedere che c'è una mano, c'è un'idea comunque di Tudor, di gioco. È chiaro che sappiamo che il gioco di Tudor è molto dispendioso, infatti la squadra comunque sotto anche preparazione scoppia dopo i primi 5-10 minuti del secondo tempo, in cui veramente abbiamo sofferto parecchio, soprattutto quei primi 5-10 minuti, perché non avevamo più gamba e veramente poca lucidità. È chiaro che mi sembra abbastanza ovvio, lampante per chiunque possa guardare la Juventus o la guarda da tanto tempo, che mancano dei tasselli importanti a questa squadra. Credo che comunque João Mario potrà giocare la sua 20-22 partite magari all'anno, ma anche forse non tutte da titolare, quindi penso che a destra ci serva come il pane un calciatore di esperienza, un calciatore su cui contare, ma soprattutto un calciatore che possa aumentare la qualità. E proprio lì voglio arrivare, proprio nel concetto di qualità, perché Jonathan David fa tante giocate di qualità, si sbaglia anche qualche appoggio, anche lui non è perfetto, ci mancherebbe, però ha alzato sicuramente la qualità dell'attacco della Juventus, e questo va anche un po' a bisogna aspettarselo anche da altri calciatori. Ci servono sicuramente 2-3 innesti, continuiamo a parlarne, secondo me serve anche un centrocampista centrale, perché in realtà le alternative in questo momento a Locatelli e Thuram non ci sono, se ci pensate, perché Costa comunque è fuori Douglas Luiz è fuori dal progetto, comunque Arthur non gioca alla Juventus mai da 3 anni, e insomma McKennie anche lì, e lui sembra sempre sul piede di partenza, quindi in realtà veramente ci serve un centrocampista centrale di qualità che sappia costruire gioco, ci serve un esterno, e a quel punto lì c'è un esterno destro che possa andare a sostituire João Mario, e poi secondo me nonostante penso che comunque il gioco di Kelly piaccia a Tudor, se Kelly andrà via bisognerà sostituire anche lui, e servirà comunque uno di piede mancino, perché al momento Cabal, come abbiamo visto, non è in condizione per giocare, un mesetto probabilmente indietro rispetto a Bremer, quindi non credo che lo vedremo fino, forse mi aspetto a questo punto a ottobre, e in forma, chi lo sa, probabilmente all'inizio dell'anno nuovo. Poi abbiamo visto anche per qualche minuto in campo
Dusan Vlahovic, e penso che in quel tiro di destro e in quel continuo bisticciare con l'avversario sta un po' l'immagine del Dusan Vlahovic che abbiamo in mente noi juventini negli ultimi 2 o 3 anni. È un calciatore che secondo me farà molta fatica, faremo fatica noi a venderlo, a piazzarlo, ma farà fatica molta anche lui, perché non si rende conto che alla fine da promessa è diventato un po' quel calciatore dove adesso una squadra che va a acquistarlo si prende un rischio, e un rischio non da poco, perché è un giocatore che, continuiamo a dirlo, è molto fragile dal punto di vista mentale, ma poi soprattutto sta dimostrando anche di non avere quelle qualità base che ci si aspetta da un calciatore che vuole prendere 12 milioni all'anno netti di stipendio. Comunque non bisognava diciamo rattristirsi quando abbiamo pareggiato 2-2 con la Reggiana, non ci dobbiamo adesso gongolare per un 2-1 con lo Borussia Dortmund, con una partita comunque durata 50-55 minuti. Si vedono delle cose positive, però Juventus, ragazzi, deve fare un po' di più su questo mercato, e il momento è adesso, perché il Napoli si è non solo rafforzato, ma sta creando secondo me una corazzata, e lasciate stare ancora il calcio d'agosto dove insomma ha faticato anche il Napoli a portare a casa delle partite, ma conta poco il risultato, come vi dico, conta che sta formando e sta creando una rosa importante, e soprattutto per l'Italia può fare un campionato dove metterà tutti in difficoltà. Il Milan, come vedete, con Allegri sta crescendo, e poi insomma l'Inter non può essere scontata secondo me, nonostante l'arrivo di Chivu e il cambio in regia, come si dice, di allenatore. L'Inter sarà sempre una di quelle squadre che dobbiamo aspettarci sia una delle pretendenti allo scudetto. Quindi è arrivato il momento per la Juve di cambiare marcia. Nel frattempo noi rimaniamo comunque sul pezzo, continueremo a parlare di mercato fino a quando non arriverà qualcuno di nuovo a farci anche un po' scaldare i cuori e un po' anche l'anima. Però vi dico questo, ragazzi, alla fine Tudor è anche da ammirare, perché sta facendo un quello che ha, e sostanzialmente a parte David e Joao Mario ha quello che aveva l'anno scorso. Quindi portiamo pazienza, comunque sempre avanti, sempre forza Juve. Io vi saluto, vi do un abbraccio, mi raccomando, scrivete un commento e iscrivetevi al canale, importante, dobbiamo crescere. Obiettivo 10.000. Ciao, forza Juve.